Quella del Cartier Pascià è una storia di sultani, di leggende, di mille e una notte che, nonostante questo, riguarda semplicemente un orologio. Anche se, come sappiamo, soprattutto da un punto di vista di noi appassionati, proprio le storie degli orologi forse sono la cosa che più ci interessa quando studiamo, quando acquistiamo un orologio. E allora quella del Pascià sicuramente è una storia che vale la pena raccontare, ma tra pochi secondi, come al solito, dopo la sigla. Iniziamo. Abbiamo già parlato della storia di Cartier, di Louis Cartier, orologiaio e gioielliere parigino. Abbiamo raccontato la storia in particolare del Cartier Santos, che rappresenta il primo orologio da polso maschile e che fu realizzato da Cartier dietro richiesta di Alberto Santos Dumont nel 1904. In particolare Alberto Santos Dumont era un aviatore che aveva bisogno di una strumentazione da consultare velocemente al polso, e così nacque appunto l'orologio che porta il suo nome e che ancora oggi rappresenta uno dei orologi più iconici della Maison Cartier. Abbiamo poi raccontato anche la storia del Tank di Cartier, un altro degli orologi più iconici della storia dell'orologeria, che nacque nel corso della Prima Guerra Mondiale e che era un orologio militare. In particolare fu regalato ad un generale inglese che poi naturalmente utilizzò questo orologio durante la guerra in trincea, anche se oggi in realtà è icona di stile ed eleganza. Quella del Cartier Pascià, così come il Santos, così come il Cartier Tank, non è da meno, anzi è una storia che, seppur breve, se così vogliamo dire, di sicuro ha grande fascino ed è assolutamente romantica. E infatti il Cartier Pascià, sebbene sia stato introdotto, commercializzato per la prima volta nel 1985, nasce in realtà nel 1932, quando proprio a Louis Cartier il sultano di Marrakech El Glaoui gli chiese un orologio che fosse in grado di essere utilizzato durante qualsiasi tipo di attività e che quindi non soffrisse neppure l'acqua. Insomma, un orologio elegante e sportivo e anche impermeabile, quando nel 1932 eravamo agli inizi dell'orologeria moderna e soltanto 6 anni prima Rolex aveva introdotto il primo orologio da polso impermeabile con la famosa cassa denominata Oyster, ovvero ostrica. Bisogna aprire un attimo una parentesi: è vero che Rolex non fu il primo a introdurre un orologio impermeabile, fu però il primo orologio vero da polso impermeabile, perché anni prima erano stati fatti degli esperimenti, dei tentativi con dei gusci impermeabili che al loro interno racchiudevano poi il vero e proprio orologio, quindi degli orologi che effettivamente potevano essere utilizzati anche in acqua, ma che non erano orologi impermeabili, ma semplicemente orologi chiusi all'interno di un guscio impermeabile. Rolex, appunto, con la cassa Oyster, che poi divenne Oyster Perpetual con il primo movimento automatico, introdusse invece questo orologio da polso, che poi fu pubblicizzato anche dalla nuotatrice Mercedes, che attraversò a nuoto la Manica. Insomma, erano gli anni in cui l'orologeria era sperimentale soprattutto e le maison avevano il coraggio di osare. La stessa cosa naturalmente fece appunto Cartier con il suo Pascià. Dietro alla richiesta del sultano di Marrakech fu realizzato questo orologio che usciva dagli schemi classici della maison, dagli stilemi eleganti che la hanno sempre contraddistinta e che la contraddistinguono ancora oggi, per realizzare questo orologio che in realtà era muscoloso, un orologio sportivo e addirittura impermeabile. Quel pezzo però, realizzato nel 1932, fu un pezzo unico e il Pascià infatti non venne mai prodotto e commercializzato fino appunto al 1985, quando Cartier, assieme alla collaborazione di Gérald Genta, il grande maestro designer di orologi che aveva già contribuito a realizzare l'Audemars Piguet Royal Oak e il Patek Philippe Nautilus, si dedicò anche al progetto del Pascià, realizzando per la Maison un orologio straordinario, perché era in grado di essere un orologio sportivo, un orologio muscoloso, ma che comunque riuscisse a mantenere
tutti gli stilemi eleganti di Cartier. Naturalmente il Pascià realizzato da Gerald Genta nel 1985 non era lo stesso Pascià realizzato nel 1932 per il sultano El Glaoui, orologio tra l'altro che in quanto pezzo unico anche la stessa Maison ha cercato per lungo tempo, ma che purtroppo pare essere andato perso per sempre. Il Pascià realizzato da Genta nel 1985 era però un orologio, quello che ancora oggi conosciamo, dagli stilemi assolutamente gentiani e che poi rivedremo per esempio nelle creazioni del maestro per il suo marchio Gerald Genta, appunto almeno fino a quando non fu acquistato da Bulgari e che poi divenne Gerald Charles, ma questa è un'altra storia. Ed è un Pascià che aveva la necessità anch'esso di essere impermeabile, tant'è che proprio per garantire questo dato dell'impermeabilità la corona, come sappiamo, è normalmente chiusa da un tappo fissato alla cassa tramite una catenina normalmente e poi sormontato dal famoso cabochon in zaffiro, elemento distintivo delle corone e dei copricorona degli orologi Cartier. Come tanti altri orologi iconici, poi naturalmente anche il Cartier Pascià ha visto nel corso degli anni tantissime declinazioni. La più interessante fra queste forse è il Pascià Grid, ovvero quel particolare Pascià con il quadrante sormontato da una grata che lo rendeva molto particolare ma sicuramente anche molto sportivo e dall'aspetto molto robusto. Un orologio che nacque in oro e che rimase in oro con un bellissimo bracciale denominato Figaro e che poi venne declinato anche in una bellissima versione in acciaio in edizione limitata nel 1997, edizione limitata in acciaio del Pascià Grid che venne realizzato in 1847 esemplari, ovvero l'anno di fondazione della Maison che festeggiava il proprio 150° anniversario. Il Pascià era ed è un orologio dalle dimensioni importanti che oggi Cartier ripropone in molti suoi orologi, anche i più classici appunto come il Tank e come il Ronde, ma che in realtà era completamente diverso da quello che era lo stilema classico della Maison, soprattutto nel 1985, anno di sua presentazione. Un orologio che però nel corso degli anni fu poi proposto anche in versioni più piccole ed economiche, come per esempio il famoso Cartier Pascià C, che oggi ha quotazioni che si aggirano attorno ai 2.000-3.000 euro ed era un Pascià più economico di fatti, con meno lavorazioni, per esempio con un bracciale in acciaio meno lavorato, più piatto rispetto al classico bracciale che ha sempre equipaggiato il Pascià e ad esempio con il tappo copricorona sprovvisto del cabochon in zaffiro. Ed è proprio una di quelle versioni che oggi magari virato, ingiallito dal tempo, può essere interessante avere in collezione anche grazie alle sue basse quotazioni. Nel corso del tempo poi naturalmente il Pascià è stato modernizzato ed è stato continuamente declinato in nuove versioni sempre più preziose e anche sempre più complicate, come per esempio gli scheletrati o i tourbillon. Rimane in ogni caso un'icona vera dell'orologeria internazionale e naturalmente della Maison Cartier, un orologio così particolare che non sempre piace ai collezionisti e molto spesso in realtà viene individuato come orologio da donna, sebbene sia a tutti gli effetti un orologio unisex quantomeno, se non da uomo almeno nelle sue versioni con diametro maggiore. Un orologio che personalmente ho avuto in collezione sia in versione cronografo sia in versione C, ovvero quella più economica di cui abbiamo parlato, che ho apprezzato tantissimo e che non escludo di ricomprare in futuro. Un orologio che di sicuro merita un posto in collezione. Vorrei sapere la vostra nei commenti, ditemi che cosa pensate di questo Cartier Pascià, di questa icona dell'orologeria. Grazie per essere stati anche in questo video, noi ci vediamo se volete in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!